much better. Questo è come si presenta il posto al risveglio. Ogni commento è superfluo. Sono già stato a pescare, ho preso una serie di patelle di dimensioni apocalittiche. Pesce no. Adesso andiamo lì, il megaponte. Questo è il ponte di cui vi parlavo. Cominciamo la strada atlantica e la strada artica per andare fino alle Lofoten. Da non confondere con Kristiansand, giusto per complicarsi la vita. Sì, infatti. Kristiansand è a sud, Kristiansund è a nord. Come fa la pecora? E il pecoraro? Come fa la pecora? Ah! Si è incantata su una serie di agnellini. Siamo a Calce di Alce. Poco fa Emiliana ne ha visto uno, siamo tornati indietro e dopo il cartello attenti all'alce C'era l'alce. ci dovrebbe essere un alce. Il cartello è qua e tu l'hai visto subito dopo sulla destra. Io ora rallento. Tutti ci stiamo avvicinando alle Lofoten, il viaggio chiaramente si fa più pesante. Ti fermi un attimo per far fare la cacca alle bimbe e trascuri ormai dopo 15 giorni qua posti come questo che ti sembrano normali, con le rapide dove stiamo valutando, vediamo se passano salmoni e prendiamo magari qualche salmone all'amo. Tavolino chiaramente, questo è il nostro cipollino, lì dentro c'è Edene che fa la cacca. Vediamo se ci sono salmoni. Non mi sembra di vedere salmoni, almeno non li vedo saltare. Se vedete qualcosa alle mie spalle avvisatemi. Perché i posti belli te li devi sempre andare a cercare. Wow. Che poi se per un attimo rifletti che cadi è finita, perché cioè qua l'acqua ha una potenza terribile, non so dove arrivi, lì sotto va pure abbastanza in profondità. Stiamo andando a vedere un posto dove la Befana è andata a sbattere con la scopa mentre volava. Eccola! Qui la Befana è andata a sbattere è rimasta spiaccicata sulla casa di questo signore. Da Mosjoen stiamo andando a Levaang per prendere il traghetto a Levaang e Nesna, che è il primo pezzo della Kristigsveien, questa strada che dicono essere particolarmente scenografica, tra le più belle del mondo. Tutta non volevamo farla perché sarebbero stati ben 7 traghetti e sarebbe stata lentissima. Stiamo decidendo di fare la parte che dovrebbe essere più spettacolare, quindi da Mosjoen
si riesce ad accedere in questa strada. Fino a Mosgione siamo andati con la E6 che è un'autostrada. Da Mosgione arriveremo a Bodo, dove dovremmo poi traghettare per Moschene. Primo traghetto di 3 traghetti che prenderemo fino a Bodo. Ma l'avete visto che bravo che ricorda tutti i nomi? Ma si droga. Io dico quelli dell'Ikea, Stati, che Lo scontrino Ikea lo capisce solo lui. che ne sanno loro, ci sto dicendo Mosgione, San Giuseppe. Magari lo vanno a cercare. Eh sì, poi si troveranno da qualche parte in mezzo alle alci e le rene. Ci aspetterà il traghetto? Mi sa di scena già vista, dovremmo arrivare alle 13:58, il traghetto parte alle 13:55 e l'altro parte dopo un'ora. Abbiamo pure un quarto d'ora di anticipo. Nave con panciolina aperta, Eden, entriamo nel traghetto. Con questo clima così strano. Wow, guarda là. Siamo fermi sul primo pezzo della Kistriksveien. Abbiamo mangiato qui pasta con le patelle e il salmone e adesso vi faccio vedere che bel panorama. Questo. Siamo in cima a una montagna e non si vede l'ombra di nulla. Ci sono queste croci che non so se sono segnali dagli alieni o qualcuno che è caduto o forse un percorso segnato. Detto questo, me ne torno al camper, al calduccio, e vedo soprattutto che le macchine passano, quindi possiamo proseguire nonostante la nebbia. E allora, stiamo facendo un clamoroso dietro front. Ma fare dietro front in guerra quando c'è un motivo non è mai un disonore. Abbiamo iniziato il tragitto della Kistriksveien, che è tra le strade più costose al mondo, tra le strade più belle del mondo, con una nebbia fitta che poco fa vi ho fatto vedere, che impedisce di godersi il panorama. Un'ora il traghetto quando non si può godere il panorama vedendo la nebbia non è il massimo. Siccome peraltro la strada tra pedaggi e biglietti costa tanto ed è pure più lenta, al momento opportuno vicino a Moirana si riesce con 34 km a ritornare sulla E6, sull'autostrada. Abbiamo deciso di tornare sull'autostrada, arrivare a Lofoten già domani mattina, dovremmo partire alle 7 e soprattutto arrivare in tempo a Saltstraumen a guardare quello strano fenomeno del cambio delle maree che procura vortici consistenti e soprattutto abbiamo visto filmato che i pesci con questi vortici si rincoglioniscono, saltellano, insomma. Noi andiamo E lì, qua ci sono macchine ferme, quindi c'è qualche alce. No, non vedere che c'è l'alce. Questo è quello che avremmo visto nella nostra strada panoramica, quindi non è il massimo del panorama. Polar Circle Center. Be someone better to help me with this comparison. Siamo arrivati al circolo polare artico. Qui alle mie spalle vedete il centro visitatori. Il freddo devo dire che si sente, come potete vedere dal mio outfit. Pantalone strategico. Le calze sono corte, vi starete chiedendo perché? Perché quelle lunghe sono finite, dobbiamo anche lavare. Neve a partita d'occhio e adesso andiamo un po' a vedere, a riposarci, le cipolline si stanno neve a non finire, nebbia pure, la storia è sempre la stessa. Decidiamo di fermarci solo poco, di rispettare la tabella di marcia, di arrivare in orario, perché è importante Bodo, è importante Saltstraumen, è importante il cambio delle maree, è importante Lofoten, però poi non ce la fai perché arrivi in questi posti bellissimi. Niente di che poi, per carità, però è bello sapere che da qui più a nord il sole non tramonterà più. Lì dentro c'è un centro souvenir, la cosa divertente sono tanti animali
impagliate, un orso polare, una renna, un alce. Non pensavo che l'alce fosse così grosso, anche se l'abbiamo visto, ma in realtà visto da vicino è veramente grande. Qui ci sono gli orsi polari. C'è scritto di non toccarlo, dovrebbe essere un vero orso polare impagliato. Io non pensavo avessi il collo così lungo. Io non so perché in Norvegia tutti si divertono a fare questo giochino qua con le pietruzze. E adesso ce ne andiamo in camper, ho acceso la stufina, cioccolata calda o pancake o partiamo, non lo so, e andiamo dritti verso Saltstraumen. Si chiama Slevis, Eden. Bello!